Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi tratteremo un argomento molto interessante e sono sicuro che piacerà a tutti voi perché parleremo di soldi gratis, ovvero dei tanto amati airdrop. Andremo a vedere che cosa sono gli airdrop e alcuni siti per andare a monitorare gli airdrop in corso e gli airdrop futuri. Ma prima di cominciare vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto e lasciandomi un like. Facendo così aiuterete l'algoritmo di YouTube a capire che il video vi è piaciuto e magari lo condividerà anche a tantissime altre persone, quindi vi ringrazio per questo contributo. E ora andiamo a vedere che cosa sono gli airdrop, ovviamente dopo la sigla. Vediamo in breve che cosa sono gli airdrop senza dilungarci troppo. Gli airdrop possono essere considerati come una trovata di marketing, dei progetti che devono nascere oppure dei progetti che sono già nati al fine di pubblicizzare il loro prodotto, che può essere ad esempio un DEX, al fine di premiare gli utenti che hanno utilizzato per primi il loro protocollo, per ribilanciare la loro distribuzione di token o per incentivare la community ad essere attivi nel progetto che stanno airdroppando. Ma in cosa consiste l'airdrop? L'airdrop consiste nel ricevere da parte di un utente fidelizzato a un protocollo, a un utente che compie determinate azioni che sono necessarie per iscriversi ed essere whitelistati per ricevere l'airdrop, per l'appunto nella ricezione di questo drop, che normalmente sono dei token proprietari di un protocollo oppure degli NFT. Quindi in poche parole sono dei soldi gratis. Uno degli airdrop più famoso è stato quello di Uniswap, che ha portato ai fortunati riceventi di questo drop un valore economico di quasi $12.000, per chi ovviamente è stato anche lungimirante a non aver venduto subito i token Uni appena ricevuti come drop. Ma prima di continuare vi voglio consigliare una cosa, visto che non è sempre tutto oro quel che luccica e mi piace sempre portare scarogne e parlare anche dei rischi, vi invito a creare un wallet, ad esempio il classico MetaMask, da utilizzare solamente per gli airdrop. Non utilizzate mai un portafoglio dove detenete i vostri token, le vostre criptovalute classiche per ricevere degli airdrop. Perché vi dico questo? Perché come sempre i truffatori si nascondono dietro le opportunità che offre il settore cripto. Gli airdrop è un settore goloso, fa gola a tutti ovviamente perché sono soldi gratis, ma molte volte i più sbadati oppure ignari dei rischi che possono incorrere dietro agli airdrop vanno ad aderire a dei drop malevoli. Aderendo a dei drop malevoli vanno a interagire poi con degli smart contract senza limiti di spesa, ad esempio, con dei permessi di spesa, e questo fa sì che il malintenzionato possa svuotare il portafoglio del povero sfortunato. Ancora un'altra ipotesi che si verifica spesso: si ricevono degli airdrop senza aver necessariamente richiesto la partecipazione per l'appunto all'airdrop che abbiamo ricevuto. L'utente ignaro pensa di essere stato selezionato a caso tra tantissimi utenti, interagisce con il token che ha ricevuto, prova a swapparlo, prova a venderlo, prova a scambiarlo e da lì va ad attivare uno smart contract malevolo che poi va a svuotargli il portafoglio. Quindi mi raccomando, per chi vuole partecipare agli airdrop, utilizzi un portafoglio dedicato. Non c'è nulla di più semplice di creare un nuovo portafoglio dedicato a questa funzionalità. Pochi minuti persi per la creazione di questo portafoglio, ma la nostra sicurezza in questo modo l'abbiamo preservata. Ma vediamo ora come ricevere questi fantomatici airdrop. Ci sono diversi modi. Alcune chain, ad esempio alcuni protocolli, grazie allo staking permettono di ricevere airdrop continuativi su protocolli che creano e sviluppano all'interno di questa chain, promuovono il loro token che viene dato come ricompensa, come premio agli stakeholder. E poi invece ci sono i metodi più classici. Registrandosi alla pagina di un airdrop si va a compiere determinate operazioni, come ad esempio iscriversi a una mailing list, seguire un account Twitter, eseguire delle operazioni di swap, di bridge all'interno di un nuovo protocollo,
per essere waylistaati e per essere un domani selezionati eventualmente per questo airdrop, perché ovviamente si partecipa alla registrazione dell'airdrop, ma non tutti poi verranno selezionati. Sarebbe troppo facile in questo modo ricevere dei soldi gratis, però compiendo delle poche e singole azioni si partecipa a questa estrazione e se siamo anche così fortunati da essere estratti potremo ricevere questi soldi gratis. Stiamo ora a vedere alcuni siti tra i più importanti che ci permettono di andare a conoscere gli airdrop presenti, gli airdrop passati, ma anche quelli futuri e come partecipare ovviamente. Il primo tra tutti è airdrops.io, raggiungibile per l'appunto all'indirizzo airdrops.io, dove abbiamo un elenco abbastanza completo degli ultimi airdrops, degli airdrops più gettonati ai quali possiamo iscriverci. Come ad esempio possiamo vedere gli airdrops hot, ad esempio Aptos. Cliccando su di esso appare questa schermata dove ci va a spiegare in breve che cos'è Aptos, quanti token in questo caso ha airdroppato e la guida step by step per andarlo a ricevere. Tornando indietro andiamo a scegliere uno a caso, andiamo a scegliere l'airdrop di Rubik. Rubik tra l'altro è un protocollo che vi ho già mostrato diverse volte all'interno del mio canale, un protocollo che utilizzo. Vi va a spiegare che cos'è Rubik e come partecipare all'airdrop. Allora, innanzitutto si può andare sul sito web dedicato all'airdrop e si devono seguire questi passaggi. Traduciamo in italiano e vedete che si deve fare il primo passo, andare a seguire Rubik e The Bridge su Twitter. Secondo passo, effettuare almeno uno scambio cross-chain su Rubik tramite il provider dedicato, The Bridge. Successivamente si va a postare un tweet con uno screenshot dello scambio che abbiamo appena effettuato, taggando e ci dice chi taggare, un like, un retweet di una citazione e così via. Seguendo tutti questi semplici passi che richiedono veramente pochi minuti, si può partecipare all'estrazione per andare a ricevere l'airdrop di Rubik. Quindi come vedete è molto semplice partecipare agli airdrop, poi soprattutto se si utilizzano portali del genere dove vanno a racchiudere tutti i drop disponibili. Possiamo anche andare in alto a selezionare i latest airdrop, gli hot, gli airdrop potenziali, gli order airdrop, oppure andare a vedere il calendario sugli airdrop che stanno per arrivare. Il secondo sito in questione è Airdrop Alert, raggiungibile all'indirizzo airdropalert.com, molto simile al sito che vi ho fatto vedere poc'anzi, che ha solo 2 colonne, dove ci va a indicare gli airdrop in primo piano e i nuovi airdrop. Vale la stessa cosa del sito precedente, noi possiamo cliccare su un airdrop e andare a leggere step by step cosa dobbiamo fare per andare a ricevere questo airdrop e andare a vedere se verranno airdroppati dei token oppure degli NFT. Il terzo sito è un sito che utilizziamo tutti i giorni, ovvero CoinMarketCap. Andando a cliccare su prodotti possiamo andare a selezionare airdrop gratis. Cliccando su airdrop gratis si apre questa schermata e anche qui noi possiamo andare a cliccare l'airdrop di nostro interesse, seguire le istruzioni e sperare di essere selezionati per ricevere questi soldi gratis. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e spero che questo video lo abbiate trovato utile e interessante. Come ho fatto in apertura, vi invito a supportare il mio lavoro qualora non l'abbiate ancora fatto con un'iscrizione al canale e lasciandomi un like, azione importantissima che farà capire a YouTube che il video vi è piaciuto e magari lo condividerà anche ad altri utenti. Vi invito inoltre ad attivare la campanellina ed unirvi anche alla nostra community Telegram. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao a tutti!